Prestare fede è nemico di conoscere. Un cordiale saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. È il plus che fa la grande differenza. Sulla preziosa pagina indice alfabetico con oltre 3700 voci fra video, audio e documenti da scaricare senza alcuna sottoscrizione, registrazione o abbonamento, trovate diverse voci dal titolo Versetti. Si tratta di analisi del libro più manommesso, alterato, manipolato e interpretato del mondo, la Bibbia, che di sacro ha solo il credo. Il Sacro Credo si riferisce alle formule di professione di fede cristiana, dove si riassumono i dogmi della fede. Sul sito tinelli.eu, oltre a leggere le varie frasi che amo, tipo credere è nemico di conoscere, si legge anche fede. La fede è l'accettazione passiva di un sapere che non si conosce. Credere in un dogma è la cosa peggiore che ruba qualsiasi libertà a qualsiasi essere umano. Dogma 1. Principio che si accoglie per vero o per giusto senza esame critico o discussione. 2. Nella teologia cattolica verità rivelata da Dio o definita dalla Chiesa come tale, imposta ai credenti come articolo di fede. Rileggo: verità rivelata da Dio o definita dalla Chiesa come tale, imposta ai credenti come articolo di fede. Non a caso il primo dogma è stato istituito dalla Chiesa del Concilio di Efeso del 431, dove formula che Maria, madre di Dio, era vergine. Ricordate che dogma si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione. Avete appena appreso cosa significa credere e fede. È come credere o aver fede che una iniezione promossa dai mainstream preservi dalla malattia quando ancora non ce l'hai. Quello che segue è rivolto ai credenti del Nuovo Testamento. Nuovo è il termine più usato nel marketing, come ad esempio il nuovo ordine mondiale, tematica che è stata affrontata molte volte nei video di Canal 104 Plus, come quello di venerdì scorso 16 gennaio 2026. È dal 1990 che lo stanno promuovendo e la cieca fede della massa, grazie alle iniezioni del 2021, ha confermato che sono in grado di imporre un nuovo regime totalitario, ancora più restrittivo, pieno zeppo di leggi e obblighi che penalizzano le vite degli esseri umani. Veniamo alla Bibbia. Prendo la traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Sì, hanno usato la parola Nuovo Mondo, ma non è importante perché tutte le altre Bibbie riportano esattamente le stesse frasi. Luca 21:32. In verità vi dico che questa generazione non passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute. Matteo 24:34. In verità vi dico che questa generazione non passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute. Marco 13:30. In verità vi dico che questa generazione non passerà affatto finché tutte queste cose non siano avvenute. Come vedete, un copia e incolla perfetto. Praticamente sono passate 70-80 generazioni che hanno creduto che Gesù sarebbe tornato per salvarli. Allora la Chiesa, oltre ai dogmi, cosa fa? Si mette al riparo. Guardate cosa scrivono qui sulla Nuova Riveduta 2006. Luca 21:32. Generazione, dal greco genea, che può anche essere tradotto stirpe razza. Sappiate che il Nuovo Testamento non è stato tradotto in greco, ma è stato scritto in greco koiné, tra la fine del I secolo e l'inizio del II secolo. Vale a dire che è come se io scrivessi la vita di mio bisnonno Angelo, nato nel 1870. Non c'è nessuno che viene a salvarci, né Gesù, né gli alieni che sono stati inventati nel 1948, lo stesso anno in cui hanno creato lo Stato di Israele. Buona consapevolezza a tutte le anime del meraviglioso regno piano che ci ospita per sperimentare il percorso spirituale individuale, libero solo quando si impara a non credere a nulla di quello che ti dicono o ti fanno vedere attraverso i social, creati col solo scopo di rubare la tua consapevolezza e fiondarti nel falso mondo di credo e illusioni, oltre che di fede. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Sono sempre in pronta consegna i libri Il Risveglio e Il Secolare Nuovo Ordine del Male. Anche il modesto valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che accettato.